Lezione 1. Cucina sana. Ehi Anna, hai provato quella nuova ricetta di pasticceria? Sembra così delizioso e salutare. Ciao John, no, non l'ho ancora provato. Ultimamente ho cercato di ridurre al minimo la frittura nella mia cucina. Cosa ne pensi della ricetta? È incredibile. Le verdure arrostite risultano così saporite. Ho particolarmente apprezzato il condimento che hanno usato. È bello sentirlo. Dovrò fare un tentativo. Hai altri consigli di cucina salutari che puoi condividere? Assolutamente. Ultimamente sto facendo esperimenti con le friggitrici ad aria. Fanno cibi così croccanti senza tutto l'olio. Oh, è un'ottima idea. Avevo intenzione di prendere una friggitrice ad aria. Quali sono alcune delle tue ricette preferite con la friggitrice ad aria? Le mie preferite sono le ali di pollo fritte all'aria. Escono così croccanti fuori e succose dentro. Gnam, sembra delizioso. Dovrò cercare una friggitrice ad aria. Grazie per la raccomandazione. Non è affatto un problema. Fammi sapere se provi le ali di pollo fritte all'aria. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lezione 2. I segreti della metropolitana. Buongiorno, Anna. Sapevi che la metropolitana qui ha dei fatti davvero interessanti? Ciao John, no, non l'ho fatto. Di che tipo di fatti interessanti stai parlando? Bene, la rete metropolitana è in realtà composta da 3 tunnel separati, non solo uno. Wow, non ne avevo idea. È piuttosto affascinante. Cos'altro puoi dirmi sulla metropolitana? I tunnel sono stati costruiti più di 50 anni fa, ci credi? Sono una vera prodezza ingegneristica. 50 anni. È impressionante. Mi chiedo quali sfide abbiano dovuto affrontare nella costruzione di qualcosa di così imponente sottoterra. Ho letto che hanno dovuto scavare nella roccia solida in alcune sezioni. Deve essere stato un lavoro massacrante allora. Sicuramente. Ho un nuovo apprezzamento per la metropolitana dopo aver appreso questi dettagli. Qualche altro fatto poco noto? Oh, sapevi che la metropolitana ha davvero le sue forze di polizia? Pattugliano i tunnel e le stazioni. Una forza di polizia della metropolitana. È davvero interessante. Immagino che laggiù debbano affrontare situazioni uniche di ogni genere. Assolutamente. C'è un intero mondo sotto la città che la maggior parte delle persone non vede mai. Lezione 3. Fare la spesa. Ehi Anna, ho intenzione di fare la spesa più tardi. Hai qualche consiglio? Tempismo eccellente. John, stavo giusto pensando di correre io stesso al negozio. Che tipo di articoli stai cercando? Beh, devo ancora raccogliere frutta e verdura fresca. Hai un mercato preferito in cui vai di solito? H&M. Di solito vado al mercato contadino il sabato. Hanno un'ottima selezione di prodotti coltivati localmente. Ah, il mercato contadino, ottima scelta. Avevo intenzione di dare un'occhiata. È facile da raggiungere? È abbastanza comodo. Solo una breve corsa in autobus da casa mia. L'atmosfera è davvero vivace e i prezzi sono ragionevoli.
Fantastico, sembra perfetto. Allora dovrò pianificare il mio viaggio lì questo fine settimana. C'è altro che dovrei sapere prima di andare? Ti consiglio di arrivare presto se puoi. Le cose migliori tendono ad andare velocemente. E porta delle borse riutilizzabili per trasportare tutto. Ottimi consigli, grazie Anna. Non vedo l'ora di dare un'occhiata a tutti i prodotti freschi e locali. Sembra una vera delizia. Lezione 4. Avventure inaspettate. Ehi Anna, ricordi quella volta che siamo stati sorpresi da quel pazzo temporale improvviso? Oh sì, non lo dimenticherò mai. È sbucato dal nulla e ci ha bagnato fino alle ossa. Ah, sì, era come se i cieli si fossero appena aperti. Ci siamo affrettati a trovare qualsiasi tipo di rifugio. Sicuramente. Credo che siamo finiti per infilarci in quel piccolo caffè all'angolo, vero? Esatto. Il proprietario è stato così gentile che ci hanno permesso di stare lì fino a quando non è passata la pioggia. Assolutamente. Hanno davvero fatto di tutto per rispettare il nostro spazio e metterci a nostro agio. Totalmente. E ci siamo goduti del tè caldo e dei biscotti mentre aspettavamo che finisse. Una bella piccola avventura inaspettata. Di sicuro. Queste situazioni a sorpresa sono sempre le migliori storie in seguito. Assolutamente. Sono contenta che siamo riusciti a trovare quel bar invece di inzupparci completamente. Anch'io. Ha trasformato quella che avrebbe potuto essere un'esperienza infelice in un piccolo ricordo divertente. Esattamente. Non si sa mai quali momenti inaspettati ha in serbo la vita. Non mi resta che accettarlo. Lezione 5. Hobby e interessi. Buongiorno Anna, che tipo di hobby e interessi ti piacciono in questi giorni? Ottima domanda, John. Sono davvero appassionato della vita all'aria aperta e del rimanere attivo. Bello, anch'io. Che tipo di attività all'aperto ti piace fare? Adoro fare escursioni e passare il tempo nella natura. L'aria fresca e lo splendido scenario sono così rigeneranti. Assolutamente, non c'è niente di simile. Anch'io sono un grande fan del campeggio e dell'arrampicata su roccia. O arrampicata su roccia, sembra esaltante. Ho sempre voluto provarci. È una tale emozione, dovresti assolutamente provarci qualche volta. Le vedute dall'alto sono incredibili. Dovrò aggiungerlo alla mia lista. Nel frattempo, sto programmando un viaggio con lo zaino in spalla quest'estate. Oh fantastico, dove pensi di andare? Sono sempre alla ricerca di nuove idee per le mie avventure. Sto cercando un percorso attraverso le montagne, con alcuni laghi e fiumi panoramici lungo la strada. Sembra il mio tipo di viaggio. Sarei felice di unirti a te se hai bisogno di un compagno di escursioni. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe la compagnia. Potremmo farne una divertente gita all'aperto. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vivere nuove avventure con te. Lezione 6. Trovare la tua passione. Ehi Anna, hai mai avuto difficoltà a trovare attività che ti appassionano veramente?
Ottima domanda, John. Penso che sia del tutto normale attraversare periodi in cui ci si sente insicuri. Sicuramente, può essere difficile individuare le cose che veramente ti eccitano e ti danno energia. Assolutamente. Ma ho scoperto che la chiave è mantenere una mente aperta ed esplorare diversi hobby. Esatto, devi essere disposto a uscire dalla tua zona di comfort e provare cose nuove. Sicuramente. Di recente ho iniziato a dedicarmi alla ceramica e adoro lo sbocco creativo che offre. È fantastico. La ceramica sembra un hobby così gratificante e pratico. Lo è davvero. E la cosa bella è che non devi essere un artista per godertelo. Questo è un buon punto. Il processo può essere soddisfacente tanto quanto il prodotto finale. Esattamente. Si tratta solo di trovare attività che ti permettano di esprimerti. Di sicuro. E non aver paura di sperimentare finché non arrivi a qualcosa che ami veramente. Sicuramente. Si tratta solo di essere pazienti con se stessi e di non scoraggiarsi. Assolutamente. La passione giusta è là fuori, devi solo mantenere una mente aperta. Lezione 7. L'ascesa dello shopping online. Ehi Anna, hai notato l'aumento degli acquisti online negli ultimi anni? Sicuramente. John. Oggigiorno è diventato così comodo e accessibile per le persone. Assolutamente. Mi sono ritrovato a fare sempre più acquisti online. Lo stesso qui. La possibilità di navigare e acquistare comodamente da casa è così allettante. Di sicuro. E la selezione è semplicemente incredibile, puoi trovare praticamente qualsiasi cosa online. Esattamente. Ha aperto un mondo completamente nuovo di opzioni che prima non avevamo. Sicuramente. E i tempi di consegna sono migliorati moltissimo, il che è un vantaggio enorme. Sicuramente. Ricordo quando dovevi aspettare settimane prima che arrivasse qualcosa. Esattamente. Ora spesso sono solo un paio di giorni, il che è incredibilmente veloce. Assolutamente. La logistica alla base di tutto deve essere così complessa, ma l'hanno davvero ottimizzata. Senza dubbio. L'evoluzione dello shopping online è stata davvero notevole. Concordato. Ha davvero trasformato il panorama della vendita al dettaglio e il comportamento dei consumatori. Di sicuro. Mi chiedo quanto si svilupperà ulteriormente negli anni a venire. Questa è un'ottima domanda. Immagino che la tecnologia e la praticità continueranno a migliorare. Sicuramente. Sarà interessante vedere come andrà a finire il tutto in futuro. Lezione 8. La resilienza di Helen Keller. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'incredibile storia di Helen Keller? Assolutamente. John. La vita di Helen Keller è davvero stimolante e straordinaria. Sicuramente. Nonostante abbia affrontato sfide immense, ha ottenuto così tanto. Esattamente. Fin da giovane, era determinata a superare le sue disabilità.
Assolutamente. Il modo in cui comunicava attraverso i movimenti dei segni con le mani e il corpo era incredibile. Sì, è incredibile come sia riuscita ad esprimersi nonostante non fosse in grado di vedere, sentire o parlare. Sicuramente. Ma a volte si sentiva incredibilmente frustrata dai suoi limiti. Posso solo immaginare quanto debba essere stato difficile per lei, ma non si è mai arresa. Esattamente. Aveva un'insaziabile sete di conoscenza e una voglia di fare la differenza. Assolutamente. La sua storia è una testimonianza del potere dello spirito umano e della resilienza. Sicuramente. La vita di Helen Keller è davvero impressionante e fonte di ispirazione per tanti. Assolutamente. Ha superato difficoltà incredibili ed è diventata una famosa autrice, attivista e oratrice. Sicuramente. La sua eredità continua ad avere un impatto e a dare potere alle persone in tutto il mondo. Assolutamente. La storia di Helen Keller è un potente promemoria di ciò che può essere raggiunto nonostante le sfide che affrontiamo. Sicuramente. È una vera testimonianza della capacità umana di crescere, apprendere e fare la differenza. Lezione 9. Come gestire l'influenza dei media. Buongiorno, Anna. Avete notato quanto i media sembrano influenzare la nostra vita quotidiana? Assolutamente. John, è incredibile quanto continui a plasmare le nostre percezioni e la realtà. Sicuramente. Come direbbe Sol Velo, i media sono diventati i nostri istruttori di realtà. È un modo davvero perspicace per dirlo. I media hanno una presa così potente su di noi. Assolutamente. Non si tratta solo di notizie, intrattenimento, social media, pubblicità, tutto il resto. Così vero. È inevitabile nel nostro mondo moderno. E sta solo diventando sempre più pervasivo. Sicuramente. L'influenza è spesso sottile, ma può avere un impatto significativo sui nostri pensieri e comportamenti. Esattamente. Oggigiorno dobbiamo essere consumatori dei media davvero attenti e critici. Assolutamente. È importante ricordare che i media hanno le loro agende e i loro pregiudizi. Sicuramente. Non possiamo più prendere tutto ciò che vediamo e sentiamo alla lettera. Esattamente. Dobbiamo imparare a pensare con la nostra testa e mettere in discussione le narrazioni presentate. Assolutamente. È una sfida costante, ma necessaria se vogliamo mantenere la nostra agenzia. Sicuramente. L'influenza dei media non farà che continuare a crescere. Dobbiamo essere proattivi. Assolutamente. È un argomento importante che tutti dobbiamo affrontare di più come società. Sicuramente. Essere esperti di media è un'abilità cruciale del XXI secolo di questi tempi. Lezione 10. L'affascinante diversità delle culture dei nativi americani. Ehi Anna, sapevi che c'è un'incredibile diversità tra le culture dei nativi americani? Affascinante. John,
Non avevo capito quanto fossero diverse le loro tradizioni e costumi. Sicuramente. Ad esempio, alcune tribù volevano che le loro madri li nutrissero. Wow, è una pratica culturale interessante. Mi chiedo quale fosse il ragionamento alla base di ciò. Esattamente. E sentite questo, gli indiani di alcune tribù indossavano solo pelli di puzzola fresche. Ah, è una scelta di moda davvero unica. Posso solo immaginare la fragranza. Assolutamente. Le culture dei nativi americani sono piene di dettagli affascinanti del genere. Sto imparando così tanto. Evidenzia davvero quanto fossero diverse e complesse queste società. Sicuramente. Ognuno di loro aveva le proprie lingue, credenze e stili di vita distinti. È incredibile quanto siano state resilienti queste culture, nonostante le sfide che hanno dovuto affrontare. Assolutamente. La loro ricca eredità continua a influenzare e ispirare le persone di oggi. Sicuramente. Esplorare la diversità delle culture dei nativi americani è un'esperienza davvero illuminante. Assolutamente. C'è ancora tanto da imparare e apprezzare su questi incredibili popoli. Sono d'accordo, John. È un argomento affascinante che amplia davvero la nostra comprensione della storia umana. Sicuramente. Più lo approfondiamo, più ci rendiamo conto di quanto poco sappiamo veramente. Lezione 11. Ricordi di infanzia e avventure in classe. Ehi Anna, ricordi quando giocavamo con tutte le cose interessanti nelle nostre classi? Oh sì, erano momenti così divertenti. Adoravo esplorare tutte le cose interessanti. Sicuramente. Dato che vivevamo nelle vicinanze, avevamo più accesso al materiale didattico. Assolutamente. Ricordo di aver raccolto vari oggetti e di aver visto come funzionavano. Anch'io. Analizzeremmo le scorte e scopriremmo nuovi modi per usarle. È stato un modo così coinvolgente di imparare. L'esperienza pratica ci è davvero rimasta impressa. Sicuramente. Quelle esplorazioni infantili hanno suscitato la nostra curiosità e creatività. Assolutamente. È incredibile quante cose possiamo scoprire semplicemente giocando e sperimentando. Sicuramente. Quelle avventure in classe hanno gettato le basi per il nostro apprendimento permanente. Esattamente. La libertà di esplorare e sperimentare è molto importante, specialmente per le giovani menti. Assolutamente. È un peccato che alcune scuole non incoraggino questo tipo di apprendimento giocoso. Sono d'accordo, dovremmo davvero cercare di preservare quel senso di meraviglia e scoperta. Sicuramente. Quei ricordi d'infanzia sono davvero speciali e formativi. Assolutamente. Ci ricordano la gioia e l'emozione di imparare. Sicuramente. Sono grato che abbiamo avuto l'opportunità di giocare ed esplorare. Lezione 12. Esplorazione dei servizi dell'hotel. Buongiorno, Anna. Hai sentito dell'evento gratuito per gli ospiti dell'hotel questo fine settimana?
No, non l'ho fatto. Qual è lo scoop? Sembra intrigante. A quanto pare, l'hotel sta organizzando un incontro speciale per tutti i suoi ospiti. E scaricatelo, è completamente gratuito. Wow, è incredibile. Sai se c'è un codice di abbigliamento o altro? Bella domanda. Non sono sicuro dei dettagli, ma immagino che sia piuttosto informale dato che è aperto a tutti gli ospiti. Fantastico. Questo lo rende ancora più attraente. Adoro quando gli hotel fanno il possibile per creare esperienze divertenti. Sicuramente. È un ottimo modo per gli ospiti di socializzare e sfruttare al massimo il loro soggiorno. Assolutamente. Scommetto che ci saranno dei gustosi rinfreschi e magari anche dell'intrattenimento. Oh, sarebbe fantastico. Un po' di musica o attività per ravvivare la serata. Esattamente. È un bel vantaggio, soprattutto se viaggi per lavoro e hai bisogno di una pausa. Totalmente. Non vedo davvero l'ora di dare un'occhiata. Vuoi unirti a me? Assolutamente. Sarà una grande opportunità per esplorare i servizi dell'hotel. Concordato. Inoltre, chissà, potremmo anche fare nuove amicizie. Esattamente. Potrebbe essere una parte davvero divertente e memorabile del nostro soggiorno in hotel. Ci sto. Assicuriamoci di avere tutti i dettagli e pianifichiamo di conseguenza. Lezione 13. Scambio di racconti di viaggio. Ehi Anna, hai viaggiato molto prima? Ci puoi scommettere. Sono stato in diversi paesi nel corso degli anni. Questo è fantastico. Dove sei andato, se non ti dispiace che te lo chieda? Beh, vediamo. Ho esplorato parti d'Europa, come l'Italia e la Spagna. Oh, sembrano destinazioni fantastiche. Ho sempre voluto visitare l'Europa. È stato incredibile. La storia, la cultura, il cibo. Era tutto così affascinante. Posso solo immaginarlo. E le altre parti del mondo? Hai altri viaggi al tuo attivo? Sicuramente. Ho avuto anche la possibilità di visitare il sud-est asiatico un paio di volte. Wow, deve essere stata un'esperienza davvero unica. Com'è stato? Mi ha aperto gli occhi. Le immagini, i suoni, l'energia vibrante. Era tutto così diverso. Scommetto. Qualche momento particolare o momento memorabile dei tuoi viaggi? Oh, da dove comincio? Ci sono state così tante esperienze incredibili. Mi piacerebbe saperne di più. Condividere storie di viaggio è una delle mie cose preferite. Lo stesso qui. È sempre divertente rivivere quei ricordi e quelle scoperte incredibili. Assolutamente. Viaggiare ti apre davvero gli occhi sul mondo, vero? Esattamente. È un modo così prezioso per ampliare la tua prospettiva e il tuo apprezzamento. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare le mie avventure. Qualche consiglio o consiglio imperdibile? Lezione 14.
Coltivare abitudini sane. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti, hai preso nuove abitudini di vita ultimamente? Sai, l'ho fatto. Ho cercato di essere più attento alla mia routine quotidiana. È fantastico. Hai notato che qualche cambiamento particolare sta facendo la differenza? Sicuramente. Una cosa semplice che sto facendo è cercare di bere più acqua. Ah, il vecchio consiglio per l'idratazione. È un classico, ma può avere un impatto così grande. Assolutamente. Ho scoperto che mi aiuta davvero a mantenermi energica e concentrata. Scommetto. Rimanere idratati è molto importante, soprattutto con i nostri impegni. Totalmente. Hai notato cambiamenti positivi nelle tue abitudini di recente? Sai, sto cercando di essere più coerente con la mia routine di esercizi. Bello. È un ottimo obiettivo. Qualche attività o allenamento specifico che ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto uscire a fare passeggiate durante le mie pause pranzo. È un bel ripristino. È un'idea meravigliosa. L'aria fresca e un po' di movimento possono fare miracoli. Esattamente. E mi dà la possibilità di schiarirmi le idee e ricaricarmi. Sono sicuro che questo faccia una grande differenza nella tua produttività e nel tuo benessere generale. Assolutamente. Hai preso altre abitudini salutari che consiglieresti? HMM. Una cosa che mi è stata davvero utile è cercare di dormire meglio. Ah sì, l'inafferrabile buona notte di sonno. È così cruciale ma spesso trascurato. Totalmente. Ho scoperto che avere una routine costante prima di andare a letto fa una grande differenza. Questo è un ottimo consiglio. Dovrò fare un tentativo. Qualche altro suggerimento? Bene, un'altra cosa su cui mi sono concentrato è trovare il tempo per le pratiche di consapevolezza. O, tipo meditazione o diario? Questi possono essere molto utili. Sì, esattamente. Anche solo pochi minuti al giorno possono avere un impatto reale. Questo mi piace. Mantenere quel benessere mentale ed emotivo è così importante. Lezione 15. Inseguendo il sole. Bella giornata, vero, Anna? Assolutamente. Sono così grata che possiamo goderci questo clima caldo e soleggiato. Anch'io. È una vera delizia rispetto ai freddi inverni che abbiamo di solito. Non scherzo. Hai mai pensato di approfittare di questo tempo? Questa è un'ottima domanda. Stavo giocando con l'idea di organizzare una piccola vacanza. Oh, sembra adorabile. Avevi in mente qualche destinazione particolare? Stavo pensando a un posto tropicale, dove possiamo davvero crogiolarci al sole. È un'idea meravigliosa. Posso solo immaginare di passare qualche giorno in spiaggia. Esattamente. Allontanati dal caos e dalla frenesia per un po', sai? Sicuramente.
Un po' di riposo e relax sarebbe un bel cambio di ritmo. Totalmente. Credo che entrambi dovremmo fare una pausa dopo gli intensi mesi passati. Assolutamente. Sarebbe il momento perfetto per ricaricarsi e ringiovanire. Esattamente. Inoltre, scommetto che il cambio di scenario farebbe bene a entrambi. Non potrei essere più d'accordo. Hai iniziato a cercare luoghi specifici. Ho dato un'occhiata ad alcuni posti nei Caraibi. Le spiagge sembrano divine. Oh, i Caraibi, quanto sono perfetti. Sarebbe una vacanza così idilliaca. Giusto? E il clima è pensato per essere bello tutto l'anno. Questo è un vantaggio enorme. Non dovrai più affrontare il freddo e la neve a casa. Precisamente. Semplicemente pura felicità tropicale. Sei interessato a unirti a me? Assolutamente. Non mi piacerebbe altro che prendere il sole con te. Meraviglioso. Inizierò a esaminare i dettagli e ti ricontatterò. Sembra un piano. Non vedo l'ora di sfuggire per un po' alla routine quotidiana. Nemmeno io. Questo è esattamente il tipo di viaggio che meritiamo in questo momento. Lezione 16. Superare i dilemmi etici. Buongiorno, Anna. Ultimamente sto lottando con un delicato problema etico. Ah, capisco. Cos'hai in mente, se non ti dispiace che te lo chieda? Beh, sto cercando di trovare un equilibrio tra l'assunzione di una posizione etica forte e l'essere più timidi. È un equilibrio delicato, di sicuro. Che tipo di problema etico stai affrontando? Ha a che fare con una decisione sul lavoro. Vi sono argomentazioni valide da entrambe le parti. Immagino che debba essere una sfida. Come lo stai affrontando? Ho cercato di valutare attentamente le conseguenze delle mie potenziali azioni. È un approccio saggio. È importante considerare il quadro generale. Esattamente. Voglio fare la cosa giusta, ma non voglio nemmeno essere troppo rigido. Capisco. A volte una posizione più sfumata può avere un impatto maggiore. Precisamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra principi e pragmatismo. Sicuramente. Ed essere disposti a modificare il proprio approccio man mano che la situazione si evolve. Assolutamente. Sto cercando di mantenere una mentalità aperta e di non radicarmi troppo. Questa è un'ottima mentalità. Mantenere la flessibilità è fondamentale quando si ha a che fare con l'etica. Sicuramente. Non voglio prendere una decisione avventata di cui potrei pentirmi in seguito. È un modo maturo di affrontarlo. Considerare le implicazioni a lungo termine è fondamentale. Concordato. Sto ancora valutando le mie opzioni, ma apprezzo che tu mi abbia prestato ascolto. Quando vuoi. John, sono felice di aiutarti a riflettere su questi problemi complessi. Grazie, Anna. È davvero utile parlarne con una nuova prospettiva.
Lezione 17. Esplorazione dei progressi della medicina. Scusami, Anna. Ti ho sentito parlare delle ultime scoperte mediche. Oh sì, stavo giusto parlando di come alcune malattie vengano ora trattate in modo più efficace. Questo è affascinante. Ho letto dei progressi nelle cure contro il cancro. Assolutamente. La ricerca in quell'area è stata piuttosto promettente ultimamente. Ho sentito che molti fumatori che si ammalano di cancro ai polmoni stanno beneficiando di nuove terapie. Giusto. I trattamenti sono diventati più mirati e personalizzati. È incredibile quanto lontano sia arrivata la scienza medica. Salvare vite è un lavoro così importante. Concordato. I ricercatori e i medici dedicati stanno davvero facendo la differenza. Immagino che gli effetti collaterali di alcuni trattamenti debbano essere ancora una sfida, però. Sì, è vero. Ma i compromessi spesso valgono la pena quando i risultati migliorano. Sicuramente. La qualità della vita è molto importante, soprattutto per chi è affetto da malattie gravi. Assolutamente. L'attenzione si è davvero spostata sull'assistenza olistica e sugli approcci incentrati sul paziente. È bello sentirlo. Deve essere molto gratificante per i professionisti medici coinvolti. Sono sicuro che lo sia. Vedere i loro pazienti riprendersi e ritrovare la salute deve essere appagante. Posso solo immaginarlo. È meraviglioso che stiamo facendo passi da gigante nel settore sanitario. Concordato. Il futuro della medicina sembra ogni giorno più roseo. È un momento emozionante. Sicuramente lo è. Sono lieto che abbiamo avuto l'opportunità di discutere degli ultimi progressi. Lezione 18. Il vivace mondo delle congregazioni. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare dell'apertura del nuovo centro sociale? Sì, ce l'ho. È gestito da una delle chiese locali del nostro quartiere. Ah, capisco. Le chiese organizzano spesso ogni tipo di attività per i loro membri, vero? Assolutamente. Queste congregazioni hanno in genere edifici di grandi dimensioni e un personale considerevole. Questo è vero. Immagino che occorrano molte risorse per coordinare così tanti programmi. Sicuramente. Dai gruppi giovanili all'assistenza agli anziani, ce n'è per tutti i gusti. È meraviglioso come le chiese riuniscano le persone e sostengano la comunità. Sono d'accordo, il senso di comunità e appartenenza può essere così significativo per le persone. E gli edifici stessi sono spesso meraviglie architettoniche, vero? Assolutamente. I disegni intricati e le grandi dimensioni sono piuttosto impressionanti. Scommetto che l'acustica è fantastica per il coro e altre esibizioni musicali. Sì, i santuari sono progettati pensando a un'acustica incredibile. È incredibile come questi luoghi servano da centri per la vita spirituale, sociale e culturale. Sicuramente. Le chiese svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto di molti quartieri.
È incoraggiante vedere come si sforzano di soddisfare le diverse esigenze del loro gregge. Effettivamente, l'inclusività e il senso di comunità sono davvero ammirevoli. Sono lieto che abbiamo avuto modo di discutere dell'importante ruolo delle chiese nella nostra società. Lezione 19. Esplorando il calore invernale. Scusami, Anna. Mi hai sentito dire che hai bisogno di guanti invernali. Oh sì, stavo solo cercando un bel paio per tenere le mani comode. Beh, mi capita di avere dei deliziosi guanti di lana di un bellissimo colore blu. Davvero? Sembra perfetto. Posso dare un'occhiata a loro, per favore? Assolutamente. Lascia che te li prenda io. Penso che ti piacerà molto la consistenza morbida. Sono sicuro che lo farò. La lana è un materiale meraviglioso per il freddo. Sicuramente. Fornisce un eccellente isolamento pur essendo traspirante. Fantastico! Grazie per avermi offerto di farmeli provare. Non è affatto un problema. Sono felice di condividere se significa tenerti al caldo. È molto gentile da parte tua. Questi guanti sono così comodi e comodi. Sono contenta che si adattino bene. Stare al caldo in inverno è così importante. Lo è davvero. Saranno perfetti per le mie passeggiate mattutine nel parco. Meraviglioso. Sono lieto che ti saranno utili. Lezione 20. Birthday Bliss. Ciao, Anna. Ho sentito che il tuo compleanno si avvicina presto. Sì, lo è. Mancano solo poche settimane. In realtà, Questo è eccitante. Hai piani speciali per il grande giorno? non ne sono ancora sicuro. Sto ancora cercando di capire come voglio festeggiare. Beh, qualunque cosa tu decida, sono sicuro che sarà una festa meravigliosa. Lo apprezzo. È sempre bello avere il supporto di buoni amici. Assolutamente. E mi piacerebbe aiutarti a rendere il tuo compleanno ancora più speciale, se posso. È così gentile da parte tua offrirlo. Sono davvero commosso dalla tua premura. È il minimo che posso fare. Ti meriti un compleanno fantastico. Sei molto dolce. Dovrò pensare a cosa lo renderebbe più piacevole. Beh, fammi sapere se posso fare qualcosa per far sì che ciò accada. Lo farà. Forse possiamo anche riunire l'intero gruppo per festeggiare. È un'ottima idea. Una bella festa di compleanno con tutti i nostri amici sarebbe perfetta. Lezione 21. Discussioni etiche. Anna, stavo pensando a qualcosa legato all'etica sul posto di lavoro. Oh, questo è un argomento interessante. Su cosa stavate riflettendo? Beh, ho notato che alcune regole del nostro ufficio non sembrano derivare dall'azienda stessa. Capisco cosa intendi. A volte le politiche possono riguardare più l'etica che la pura produttività. Esattamente.
Penso che abbiamo bisogno di una dichiarazione chiara che delinei i principi etici alla base di determinate regole. Questa è un'ottima idea. La trasparenza sul ragionamento aiuterebbe tutti a capire. Assolutamente. Renderebbe molto più evidente lo scopo delle politiche. E potrebbe aprire preziose discussioni sul mantenimento di elevati standard etici. Sicuramente. Ottenere input dal team sulle linee guida etiche potrebbe essere davvero illuminante. Sono d'accordo, promuoverebbe un più forte senso di condivisione degli scopi e della responsabilità. Precisamente. L'etica dovrebbe essere in prima linea, non solo l'efficienza o i profitti. Sono davvero felice che tu ne abbia parlato. È una conversazione importante che dobbiamo avere. Anch'io. Penso che stabilire principi etici chiari gioverà a tutti noi nel lungo periodo. Non potrei essere più d'accordo. È qualcosa a cui vale la pena dedicare tempo e riflessione. Meraviglioso. Non vedo l'ora di approfondire la questione con il team. Lezione 22. Jazz Gems. Ciao, Anna. Eri aggiornato sulla scena jazz locale ultimamente? Sai, non ho avuto modo di vedere nessun programma di recente. Perché? Hai scoperto qualcosa di nuovo? In effetti, l'ho fatto. C'è un giovane gruppo jazz davvero promettente che sta suonando in città. Oh, è eccitante. Che tipo di strumenti sono dotati? I soliti sospetti, tromba, sassofono, cornetta e pianoforte. Ma hanno dato una loro interpretazione unica ai classici. Interessante. Le esibizioni di jazz combo possono essere così dinamiche e accattivanti. Assolutamente. Il modo in cui improvvisano e si prendono gioco l'uno dell'altro è semplicemente affascinante. Scommetto che deve creare un'atmosfera così vivace ed energica nei loro spettacoli. Lo fa davvero. Il pubblico è sempre così impegnato, batte i piedi e annuisce. Sembra esattamente il tipo di esperienza di musica dal vivo che desideravo ardentemente ultimamente. Bene allora, dovremmo assolutamente dargli un'occhiata insieme a breve. Mi piacerebbe. Quando suoneranno la prossima volta? Voglio cancellare i miei impegni. Fammi ricontrollare, ma credo che abbiano un concerto questo fine settimana in quel nuovo jazz club in centro. Perfetto. Conta su di me. Non vedo l'ora di immergermi nella magia del jazz dal vivo. Meraviglioso. Ho la sensazione che ti divertirai moltissimo.